Alexandra, abbiamo iniziato. Ciao Elena. Ciao. Abbiamo sentito i suoi punti. Alexandra non è italiana ma parla italiano. E iniziamo. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, la vedo che è come se mi fa vedere questa immagine dove lei ha le sue figlie per mano, ok? E lei è vestita normale, un paio di jeans e una felpa, e le sue figlie hanno un mantello, tutte e tre, come se, come se fossero tipo supereroi, no? E tutte e quattro per mano si allontanano da una zona dove c'è tutto incendiato, vedo fuoco, e vanno in una zona dove è tutto verde. Ok, attenzione, metti il microfono un po' in zona dove non si muove niente. Ti dà l'autorizzazione Alexandra? Sì, 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 me la dà mostrandomi appunto dove stanno andando. Ok, questo è il grande giorno di Alexandra. È così per la sua PS? Sì, anzi, quello che la PS mi fa vedere è proprio che l'ha portata qua per farle vedere che ora è tempo che lei si prenda cura di sé, che unisca le sue parti e dia importanza a tutte le parti, mi dice, perché mi fa vedere proprio la PS e poi tutto quello che lei, tutto quello che Alexandra fa, diciamo, ogni giorno, no? Allora c'è la PS al centro che è una sfera, poi c'è uno strato buio in questo momento, ok, che separa la PS da tutto quello che Alexandra fa durante il giorno, ok? Quindi la PS mi fa proprio vedere che quello che questa sessione può dare ad Alexandra è proprio la possibilità di integrare le sue azioni con il suo interiore. Come se lei agisse eh, separata da sentire se stessa. È come Adesso, adesso, sì. anche quando raccontava dei punti. Sì, nel senso è come se fosse una cosa automatica, no? Preimpostata, ma come se le venisse trascinata a fare, ma proprio non sa, non sente in questo momento il collegamento con se stessa. L'ha sentito nel momento in cui ha prenotato la sessione e la PS l'ha portata a fare questo e lei ha sentito questo messaggio e l'ha seguito, ma di solito agisce proprio in maniera separata, quasi come se fossero dei comandi le sue azioni. Ecco. E non... Vibrazione di Alexandra, ok. 12 miliardi, Consapevolezza. 126, PS. 33, Vite. 1891, Cervello. 8.9. Entità eteriche. Ehm, una specie di... C'è questa specie di insettoide che però sta in piedi, che ha un mantello e due corna, tutto nero, come se fosse uno scarabeo, però anche con due corna in piedi. Secondo universo, mi dice, cioè vedo io che è collegato al secondo universo.
Poi c'è sì, una medusa che appare, una baby medusa che appare appena nata, azzurra, e vuol far finta di essere, no, una cosa piacevole. Quale universo? Anche questo secondo. E poi c'è un grillo. C'è un grillo, questo primo universo. Un grillo, proprio un grillo. Qui ci sono Quindi due uomini. nero che fa cri cri? No, verde, verde, grillo verde. Ah, ok. Grillo verde. Nel prato, proprio si fa vedere nel prato che fa cri cri, proprio verde. Un grillo. È un insettoide? Sì, Mhm. E due uomini del tempo. sì, due uomini del tempo. Ci sono 3 EDL. I poveri EDL non li consideriamo più, sono alla fine la chiede le entità mentali. Una Mm. volta li consideravo tanto, perché le entità mentali la mia collaboratrice non li vedeva, essendone fottutamente affetta, e lei vedeva soltanto gli EDL, come dei grandi stronzoni che evidentemente la interferivano. Entità mentali, Allora, sì, c'è questa qua che è quella predominante, che è di livello 6, 6 a volte anche 7, che è quella che fa sì che è quella che mantiene la separazione tra la PS e le azioni di Alexandra, no? È quella che fa quello strato nero di divisione. E la chiamerei proprio cerchio, viene gap, proprio un gap, gap, una eh, separazione gap. che livello? Livello 6, 7, a volte anche 7. La tiene separata da? Dalla sua PS, cioè le azioni di Alexandra sono separate dalla PS, quindi è come se venisse trascinata a fare le azioni e poco in sintonia con la sua PS. Mm. Seconda. Poi c'è questa qua che allora mi fa vedere proprio come se avesse davanti uno scudo semicircolare, ok, con delle punte. E, lo chiamerei proprio difesa a riccio. È come se la portasse, questa entità mentale di livello 4 la portasse a eh, pungere le persone quando lei si sente in pericolo, quindi con le parole e con le azioni. Che livello? 4. Poi? Poi ce n'è una di livello 3, è che come posso dire, pensiero ricorrente la chiamerei, è proprio è un pensiero che continua a girare nella sua testa che le dice, mm, scusa, è un pensiero nella sua testa che le dice che lei non è adatta, che non è adeguata, quindi la mette sempre in discussione, ma sei sicuro di aver fatto bene? Guarda che forse lì hai sbagliato, guarda che dovresti fare così, guarda che dovevi fare così. Ok, quindi proprio pensiero ricorrente, è come se mi fa vedere come se avesse una rotella che continua a riportare queste frasi di bassa autostima. Impianti. Allora, c'è un cerchio di metallo che potrebbe, diciamo, essere, me lo fa vedere come se fosse ottone. In realtà non è ottone, ma come se apparisse ottone, ok? Nella testa con delle antenne tutto intorno, dentro la testa, e sono quelle che vengono attivate dalle attività mentali quando hanno necessità di controllare
l'azione di Alexandra. Eh, poi, poi ha due dischi, piccoli dischi sull'interno dei polsi. Vengono utilizzati quando le vengono fatte le abduction per succhiare, come se succhiassero informazioni, no? Come se succhiassero invece che il sangue informazioni e le mandassero, le canalizzassero in un tubo, vedo, che poi viene distribuito in varie sagome che rappresentano i cloni di Alexandra, sono 5. 5 cloni. Sì. Poi? E poi ha come se fosse un cestino, un rivestimento all'interno dell'utero, come se fosse un cestino. Allora, vabbè, vedo questo cestino e poi vedo due sfere che non sono impianti, ma tentativo di impianti. Secondo me le due cisti che lei ha corrispondono proprio a un freno che è stato messo dalla PES a questi due impianti. È come se li vedessi inglobati e neutralizzati. Tipo freno della bicicletta? Sì, è proprio, sì, però fatto rotondo, cioè a sfera, è come se venissero compressi all'interno. Va bene, le due cisti le abbiamo viste, quindi. Mm, Chiamiamo sì, nel cinema sì. le sue 3 figlie e soprattutto vediamo se arriva la prima disabile. Sì, la prima è la più contenta di arrivare perché lei segue sempre la mamma. Si affida molto alla mamma e quindi dove va la mamma è giusto. E quindi è molto felice, molto contenta di vedere la mamma, quindi salta, ride, guarda le sorelle, dice che bello, guardate, siamo qua. Ehm, La sono i- seconda, la terza sì, vengono. sì, 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 sono tutte e tre in prima fila e sono in ordine di età. Ok, sono sedute in ordine di età. La seconda, allora, la seconda è come se si trovasse in mezzo e diciamo è come se lei non riuscisse a esprimere se stessa, ma si esprime attraverso un po' copiando la più piccola e un po' copiando la più grande. No? Quindi si esprime prendendo spunto dalle due sorelle e quindi continua a guardare a sinistra e a destra, a sinistra e a destra. E la piccola è quella, mi viene da dire, più scaltra, è quella che è come se non gli... mm, cioè lei non si fa, diciamo, intimorire da nulla, lei prova, è come se non pensasse alle conseguenze, tra virgolette. Adesso non so quanti anni ha, penso sia abbastanza piccola, ma già agisce con questo tipo di spinta. Marito. Allora, il marito sta un po' indietro, quarta fila, e guarda Alexandra, ehm, con quello che sta facendo Alexandra con un po' di timore, nel senso, non conoscendo nulla, è come se avesse paura che gli sfuggisse, tutto il controllo di mano. E quindi osserva, ma con un po' di timore. La sorella. La sorella si è messa proprio in prima fila di fianco alle nipoti, è molto
rilassata, è come se gli si fosse tolto un peso, dice finalmente è arrivata qua, e con molta fiducia sull'aiuto che Alexandra potrà prendere da questa sessione. È come se lei ci contasse molto, come se la sorella contasse molto su questa sessione per Alexandra, per aiutarla a rilassare. È come se Alexandra fosse sempre in un turbinio di confusione, no? Proprio per questo Fosse in un distacco. turbinio, perché è Sì, andata via un attimo. scusa, in un turbinio di confusione, proprio per questa separazione, per questa entità mentale che la separa dalla PS. Ok, è come se sentisse questa cosa, agisco ma non so perché, no? E quindi è come se avesse sempre questa accelerazione, no? Quindi la sorella è molto contenta, molto felice per lei che è qua, che è arrivata qua. Si sveglia stanca, causa esoterica. Abduction? Eh sì, soprattutto Abduction, lo vedevo già prima mentre lo spiegava. Sì, perché le fanno proprio questa cosa, no? A parte che quel cestino che ha nell'utero e con quei due impianti che ora sono neutralizzati, ehm, loro avevano proprio l'intenzione anche di portare Mm. L'inseminazione di Alexandra nei cloni, ma per fortuna questa cosa qua non può più avvenire perché la PS l'ha neutralizzata, ma tutto quello che gli prendono dai polsi è proprio come se gli togliessero l'energia durante la notte, quindi lei tra l'abduction e il togliere l'energia si sente molto stanca al mattino, assolutamente, come se Quante fosse sono? tra le 15 e le 20 al mese. Ah, sono tante Mm. quindi. Sì, Quindi potremmo chiamarle abductions, sì, in questo caso proprio plurale. sì. Nome del progetto di Alexandra. Replicazione della rete neurale. Allora, quando lei fa la sua attività, quella che le appassiona, quella che sente, La ok, radiestesia sì, radionica. sì, esatto, è come se lei attivasse tutta se stessa, è come se si illuminasse tutta una rete neurale, mi viene proprio da dire, dove con cui lei proprio entra in quasi in simbiosi con la vibrazione di quello che la persona le chiede, ok? O del suo stesso problema. E le entità che la stanno interferendo hanno visto la potenzialità di questo meccanismo e quello che stanno facendo è proprio cercare di replicarlo. È come se, non so come dire, è una cosa particolare. Non è che lei attiva tutte le cellule del corpo con la stessa vibrazione, è come se proprio si accendesse questa rete neurale, ok? E quindi le vibrazioni, le frequenze passano attraverso questa rete. Vediamolo un momento in cui Alexandra utilizza questi strumenti energetici. Fa un test di radionica, Sì, radiestesia. mi fa vedere una volta dove l'ha fatto con la figlia più grande. Sì, in qualche modo è come se lei riuscisse a togliere una barriera di basse frequenze. Allora, nel momento in cui lei si mette con o il pendolino, no? O con la bacchetta, me lo fa vedere. In quel momento lì, adesso mi fa vedere la bacchetta, ok, non so il nome preciso, ma so che usano una bacchetta con una sfera sopra spesso. In quel momento lì, allora, lei attiva la sua rete neurale e nel momento in cui fa il movimento e fa le domande, ok, quell'azione lì
toglie la barriera di frequenze negative che separano la sua azione da quella della persona davanti, in questo caso la figlia grande. Ok, pian piano è come se questa barriera venisse tolta e lei può entrare in contatto diretto con la rete neurale, è come se attivasse la rete neurale anche dell'altra persona, questa stessa rete neurale, e portasse la frequenza ideale nell'altra persona per armonizzare il problema che aveva, ok, quindi scioglierlo in quel momento. Non so se sono riuscita a descrivere il meccanismo. Va bene, vediamo una qualunque abduction dall'inizio alla fine. Ok, allora, questa qua me la fa vedere intorno all'1:30 di notte circa. Che giorno è? Martedì, tra martedì e mercoledì, quindi mercoledì all'1:30 Giorno, mese, di notte. anno. Se lo vedi. Mi viene un 12 marzo 2007. Ok. Ok, allora, lei dorme, viene sollevata verticalmente, cioè scusa, in orizzontale, esattamente come dorme, viene praticamente sollevata verso l'alto a un certo punto. Fisicamente. Allora, quella volta lì, a volte sì, quella volta lì è come se venisse separata una parte. Non so come dirti. Allora se adesso non so se il compagno era lo stesso, comunque vedo che a fianco c'è un uomo, ok? Se lui si fosse svegliato, l'avrebbe visto ancora dormire. Ok? Ma tutte le altre parti, come se lasciassero solo il fisico in quell'occasione lì e tutte le altre parti venissero trasportate. No? È come quasi quando si esce dal corpo, non so, una roba simile, mi viene da dire. Chi c'è? Chi lo fa? Allora, c'è questa faccia umanoide che ha però tipo 8-10 braccia, sono 8 braccia, 4 e 4, che fanno come se fosse un sollevatore, ok? La prende e la porta in questo posto che è un'enorme navicella circolare sotto Sirio, mi fa vedere questa qua. Ok, quando arriva all'entrata viene messa verticalmente e lì apre gli occhi. Apre gli occhi ma non si accorge. È come se dovesse per forza aprire gli occhi per loro. È il meccanismo che utilizzano. Poi la portano sempre senza che lei cammini. Vedo che la trasportano verticalmente come se fosse su un carrello trasportatore e lì c'è una mantide mentre entra che controlla se le cose vanno come devono andare. Ok, poi viene posizionata su questo tavolo di metallo, agganciata a un tubo a 2 tubi trasparenti ai polsi. E poi vedo quello che ho visto prima, quindi questi 2 tubi che partono dai polsi e poi diventano uno unico che va verso l'alto e in cima c'è una cupola trasparente dove ci sono questo tubo che si divide in 5 e poi scendono davanti questi tubi e arrivano a queste 5 sagome che sono i suoi potenziali cloni Cosa si e non dicono? sono ancora attivi. Chi è il capo, entità capo di questa abduction precisa? Questa abduction precisa c'è una mantide, però io la vedo in accordo a quell'epoca con Odino, non mi veniva il nome. Ma la mantide non è quindi l'umanoide con 8 braccia? No, l'umanoide con 8 braccia è quello che fa l'azione, diciamo come si No, chiama?
quello processo. che va. Sì, Noi sembriamo molto tranquilli davanti a una descrizione di questo tipo perché la vediamo da 7 anni, 8 anni, ma in realtà chi dovesse vedere per la prima volta questo video potrebbe rimanerne molto sconvolto. Quale percentuale di umani è soggetta ad abduction? L'1, il 2, il 5%, il 10%, la totalità quasi tutta? quasi la totalità, diventano 85-90%. No, pensavo 99. Mm. Mm. No, c'è un 10 che Riesce a sì. evitarla. Mm. Quali sono i campanelli d'allarme per cui uno ha sospetto, potrebbe avere sospetto, perché secondo me il campanello d'allarme già presuppone un minimo di Sì, consapevolezza. esatto, infatti potrebbe essere Quindi non appunto, avere questi campanelli d'allarme non significa non essere soggetto ad abduction. no, anzi, Ti faccio delle domande spot. sì, Svegliarsi stanchi? sì, Fare sogni ricorrenti? sì, più Ricordarsi tendenza. mostri? Dimmi, dimmi. Esatto, sì. I sogni ricorrenti più, cioè se sono sempre la stessa figura, sempre lo stesso luogo, oppure luoghi simili che ripetono la stessa scena, ecco questi soprattutto. Questo elenco è un e o, non Sì, o e solo o. questo o No, anche questo. Ok. Segni sul corpo anche sì, sì. sono rari o frequenti? Allora, sono più rari perché vedo che fanno ora come ora fanno più difficoltà a fare delle abduction fisiche. Tendono piuttosto a farle più eteriche o come ho visto ora solo alcune parti. Ritrovamento durante esami medici come TAC, Mm, così, umani, di cosi di metallo, mm, chip. Questo anche è un elemento di un campanello d'allarme. sì, significa che ci sono state delle abduction dove sono stati messi appunto degli impianti. Perché se ne trovano sempre di meno di questi impianti fisici? Perché diciamo in generale inizia ad esserci troppa visibilità e quindi le interferenze stanno cercando di cambiare tecnica proprio. I polli se ne accorgono. Esatto, troppo. Paralisi notturna. Sì, 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 assolutamente anche le paralisi notturne, stavo guardando il meccanismo e la paralisi notturna è più proprio, la abbinerei a una difficoltà delle interferenze a spostare tutta la persona. Cioè, quando arriva Ah, una paralisi è proprio perché nel tentativo si sono trovati un ostacolo un ostacolo e della quindi volontà. esatto, Sfumature delle paralisi notturne, quali urlavo ma non usciva la voce. esatto anche, una roba simile. Aprivo gli occhi, vedevo marito o moglie accanto a me e non si accorgeva di niente. Mm, sì, questo è molto simile a quello che è successo ad Alexandra nell'abduction che ho descritto. Freddo, quando non c'è bisogno, cioè non c'è freddo. Oh, Piena estate, sì, riscaldamenti sì, sì, accesi. infatti. Sì, sì, anche. Perché il freddo? Allora, il freddo è come se il corpo si svegliasse, ma una parte è in abduction, un'altra parte è in abduction, ok? Quindi la PS sveglia il corpo per farsi. Quel momento di freddo è il momento in cui la La PS parte. via. La, la PS si accorge, sveglia il corpo per far sì di riunire le parti. E in quel momento lì di freddo poi c'è la riunione. Ok, normalmente ricordo di due cilindri, uno è quello che ci contiene nella visione, l'altro ha un corpo simile al nostro, ma quello sono io, non sono io. Due cilindri. Mhm. Questo anche è un elemento, un campanello d'allarme Ah, sì, sì, di questo è abduction. l'esempio che ti hanno detto. Ah, sì.
Sì, 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 è quello lì è simile a quello che come l'ho descritto adesso di Alexandra, ok? Invece che essere sdraiata, mettono appunto in un cilindro e c'è il passaggio di informazioni tra la persona e il clone. Sì. Ok. Quali altri campanelli d'allarme? Mm. Per esempio, se qualcuno ha dei figli, quali Ah, un'altra racconti dei cosa, figli? Sì, vai. sangue che esce dal naso. Ah, perché? Perché lì c'è un lavoro proprio sulla pineale. Lì è fisico però, eh? Lì è proprio fisica l'abduction, perché vanno proprio a lavorare a livello fisico. Questo anche durante il giorno. Questo anche durante il giorno, spesso succede però quando ci si sveglia al mattino e quindi sì, 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 succede anche durante il giorno così di colpo, assolutamente sì. Però succede spesso magari di notte, poi al mattino appena ci si alza esce il Vabbè. sangue. Abduction e bambini. Alexandra ha 3 figli, no? Mhm. Quali sono i campanelli d'allarme per capire che anche i bambini hanno iniziato il loro programma di abduction? Beh, può essere che ci sono dei tentativi quando spesso i bambini sono molto collegati con le altre dimensioni, no? E quindi spesso succede magari i bambini che vedono, dicono i genitori che vedono un mostro, vedono così, ok, quello è un tentativo di abduction che non è riuscito perché il bambino si è svegliato. Questo è un esempio. Oppure anche gli incubi dei bambini. Oppure, ecco, nei bambini è tanto evidente il sogno, ok? Perché li descrivono proprio spesso, magari che sono stati in questo posto, no? In questi posti strani, ok? Queste abduction. E poi una cosa che mi capita spesso di vedere e sentire è che magari fanno dei disegni strani, ok? E sono i ricordi delle abduction. Mostri. Mostri, ho visto anche bambini di 4-5 anni disegnare dal nulla, Mhm, sei il tipico alieno lungo, allungato, no? mhm, Con gli mhm. occhi in su, ecco, dal nulla. La Pixar iniziò qualche anno fa a mostrare proprio in faccia a tutti Monsters Co. Mm. Paro paro, questa roba. Sì, Tutti che sì, ma ridevano, prima. sembravano il pupazzo Mm. verde, il pupazzo blu, Infatti, appunto. ma alla fine era proprio quello. I Eh sì. mostri rubavano l'energia ai bambini Mm. ed erano molto preoccupati perché i bambini non si spaventavano più. Eh. I Mm. mostri uscivano dall'armadio e quello era il loro portale. Tutto a forma di cartone animato 3D, però detta proprio come senza neanche una virgola in fuoriposto, No, no? infatti, Ovviamente i esatto. mostri sono belli e carini e poi c'è la bambina che se li abbraccia e se li sbaciucchia alla Mm, fine. mm, 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 mm. Esatto. Quando la verità è sotto il naso di tutti e tutti ridono e vanno a guardare la partita di calcio, no? È molto più semplice così, È molto più per semplice, l'entità. Ah. soprattutto quando si è decisamente stupidi, Beh, che mi spiace, ma quando no, ma è l'umanità è vero. stupida, va bene così, insomma. La Mm, mm, malattia, mm. Elena, è un fatto negativo, brutto, cattivo, molto No, negativo, la malattia fisica. assolutamente no. Cos'è? Allora, la malattia è, è il corpo che ci vuole rivelare un'emozione che noi proviamo, ok? La malattia, più che la malattia, è il sintomo. I singoli sintomi spesso sono invece un indizio di risoluzione, scioglimento di un'emozione negativa che è tornata ad essere positiva per noi stessi, ok? Quindi è un'attivazione fisiologica speciale che porta, diciamo, di difesa dell'organismo che in seguito ad un'emozione discordante porta il fisico a reagire aumentando o diminuendo la sua funzione a seconda della necessità, ok? E nel momento in cui noi sentiamo un sintomo, è proprio il momento in cui la fisiologia ritorna normale e la nostra emozione si è rilassata, siamo in un'emozione positiva e serena in quel momento. E quindi il corpo ritorna
alla sua funzione, pian piano alla sua funzione fisiologica normale. E il sintomo cos'è? È proprio un indizio del corpo, del cervello che dice stai fermo e rallenta un po' perché sto risistemando tutto l'organismo per farlo tornare normale. Cos'è la tosse? Dipende dalla tosse, dipende dal tipo di tosse, è così un po' generico. Comunque, diciamo, è il boccone aria oppure il boccone parola. Rabbia? Anche lì è molto generico, però diciamo è l'attivazione di una parte cerebrale piuttosto che l'altra, quindi più la parte maniacale, quindi più attiva rispetto alla parte più depressiva e meno attiva, più passiva. Ecco, quindi la rabbia è più proprio l'attivazione maniacale, ecco. Possiamo dire che le abduction sono assimilabili, se vogliamo, alle malattie. Sono tanto brutte e cattive, non voglio più che mio figlio sia soggetto ad abduction, o sono un'opportunità e una creazione nostra per imparare delle cose. Se ignoriamo l'abduction e il suo senso, stiamo ignorando l'opportunità che ci siamo dati. Esatto, sì. Nel momento in cui ce ne accorgiamo è consapevolezza e quindi andiamo a vedere qualcosa e possiamo modificare questa cosa. Assolutamente. Ok, cosa deve capire Alexandra da tutte queste abduction? 20 al mese. Che opportunità si è data? Allora, questa opportunità che si è data è proprio diciamo in generale, è rimettere la fiducia in se stessa, perché lei è tutto, lei è la creatrice di tutto e lei può tutto, ok? Sentire da dentro la fiducia, lei è in grado, non è vero che non è in grado, ok? Quello che lei sente dentro lo può tranquillamente trasmettere fuori e agire con questa spinta invece che essere separata da se stessa e agire in maniera automatica e confusa. Quindi è proprio ridare fiducia al suo sé interiore, quindi alla sua PS e agire da dentro a fuori. Questa è l'opportunità che oggi Alexandra si è data. E quindi proprio la fiducia anche in quello che lei è in grado di fare attivando questa rete neurale. Perché si è concessa ben 5 cloni e non 25 e non uno e non nessuno e non 3. Allora, è come se su ogni clone provasse, diciamo lei attraverso le abduction, ad attivare una parte diversa, uno strato diverso, ok? Collegato a questa sua energia, a questa sua capacità di attivazione di questa parte neurale. E quindi sono proprio i 5 corpi, è come se provassero ad attivare con la rete neurale, diciamo a riprodurre attraverso la rete neurale il funzionamento di ogni singola parte di Alexandra nei 5 cloni, per vedere proprio il meccanismo di ogni parte e riprodurla. Va bene, cosa vuole fare Alexandra? Vuole lasciarsi un messaggio a questo punto? Dice, quello che dice è, ho capito cos'era, cosa non sentivo. Mi fa proprio vedere il suo invece fare l'azione opposta a quella di prima, quindi da dentro attiva con allora è come se lei rappresentasse tutta questa energia della PS, no? E con le mani fa così in giro, intorno a sé, ok, a 360 gradi e porta da dentro a fuori l'energia, quindi le azioni derivano dall'energia della sua PS, mi fa vedere proprio. Quindi dice, adesso ho capito il meccanismo e gli è evidente, chiaro, che attivava il meccanismo opposto e poi interrotto. Quindi le mancavano delle informazioni. Sì,
sì, non si ricordava delle informazioni, Gliele abbiamo esatto. date noi. Sì, le ha riviste e sì. Le ha riviste nel senso che noi sappiamo tutto come PS, ok? Ci dimentichiamo nel momento in cui nasciamo nel corpo e adesso lei ha potuto recuperare le informazioni che già sapeva. Sì, infatti vedo l'entità mentale, quella di livello 6-7, che si è distaccata e pian piano si sta allontanando e sta proprio diventando sempre più piccola. Gap. Sì, Quindi la separazione tra i 5 corpi di Alexandra si sta riducendo a sì, zero. esatto. Qual era quello più separato dei 5 corpi? Non cloni, corpi. Emozionale, sempre i soliti. Vabbè, diciamo di fisico, emozionale, eterico, subliminale, mentale. Mhm. Quello più isolato, Quello più staccato, sì. sì, quello diciamo che era messo più male, tra virgolette. Uh. Il mentale, anche il mentale perché poi aveva anche l'altra entità mentale che col pensiero ricorrente faceva sì che lui rimanesse sempre in quel loop lì, quasi in maniera autistica, separato da tutto il resto. Mm-mm. Va bene. Andiamo al cluster, vediamo com'è il cluster di Alexandra. Che cos'è il cluster, Elena? Allora, il cluster è una stanza immaginaria, cioè una stanza che in eterico si vede proprio come una stanza, spesso tondeggiante, no? Quindi quasi come se fosse una grotta, però molto omogenea, dove vengono conservati, tra virgolette, tutti i contratti che noi abbiamo fatto per tutte le vite che sono presenti al momento. Ok, perché tutte le vite passate e presenti sono, mm, cioè, sono presenti contemporaneamente, non esiste spazio-tempo in Mhm. eterico, ok? E quindi contengono tutti i contratti di tutte le vite e in ogni vita nel contratto ci sono, diciamo, tutte le esperienze che la PS si è concessa di fare in quella determinata vita. Ok, Mhm. cercare di arrivare a un obiettivo. E su questi contratti, su queste esperienze c'è scritto proprio tutto, anche le persone con cui fare l'esperienza, i luoghi, le azioni, c'è scritto tutto. Mm. In ogni singolo istante, cioè se noi dovessimo fare una fotografia ogni istante del cluster, sarebbe ogni istante completamente diverso, proprio perché siamo qua per fare esperienze, quindi ogni istante di vita è un'esperienza nuova in tutte le vite. Mm. Ok. Com'è quello di Alexandra, di cluster? Allora, quello di Alexandria è come se fosse un'enorme grotta con uno strato di neve su tutte le pareti e poi ci sono tutte queste montagnette di neve, una sopra l'altra, piena proprio tutta la stanza e ogni montagnetta è una vita. Cosa ne fa? Allora, con la sua energia di prima, quella che prende direttamente dalla PS, sta aprendo un portale definitivo, facendo un cerchio con la mano e nel portale definitivo viene risucchiata tutta questa neve, tutte queste montagnette di neve. E adesso il portale definitivo si è chiuso. Ok, come può fare per evitare che qua si riformino in futuro? Allora, direi che essendo sulla Terra a fare questa esperienza nella Matrix, proprio che non si riformi che non si riformi nulla, non è possibile perché sennò non potrebbe stare qua, ok? Ma può,
diciamo, quello che si può fare è cercare di incanalare le esperienze verso, cioè in maniera consapevole, ok? Cioè creare noi le nostre esperienze in maniera consapevole, con presenza, ok? Quindi senza farci trascinare dalle interferenze. Usando anche questo come uno strumento. Sì, esatto. Ehm, quindi quello che lei può fare è cercare di rimanere sempre centrata, ricordandosi che lei può creare tutto e che lei è capace, che lei è in grado di fare le cose e sentire da dentro cosa fare fuori. Queste sono le due cose fondamentali che si deve ricordare Alexandra. Avatar, che cos'è? Allora, l'avatar è, potrei dire, un insieme di dati che creano questa figura che è, Una specie di che è fantoccio, no? una specie di fantoccio, sì, che ha questa sua postazione su questa scrivania con questo computer, perché appare proprio come se fosse un computer, ok, dove questo fantoccio continua a scrivere informazioni ogni istante riguardante le nostre azioni e le nostre interferenze. Quindi è come se a lui arrivassero tutte le informazioni da trasmettere in dati a cui noi siamo collegati e attraverso il quale mostriamo la nostra vita. Ecco. Com'è Le quello di azioni. Alexandra? Allora, quello di Alexandra è come se fosse un indigeno americano, ok? America del Sud, però è fatto come se fosse tutto squadrato, quindi come se fosse fatto in pixel, quindi più squadrato, no? Quasi come se fosse un Lego. Mhm. E fa finta di niente in questo momento e cerca di continuare a scrivere sulla tastiera. Continua a scrivere sulla tastiera, ma lo schermo è spento, quindi non fa nulla, ma cerca in tutti i modi di continuare a scrivere. E lei cosa fa? Sta aprendo un portale definitivo, come ha fatto nel cluster. Prende l'avatar e la scrivania e li butta dentro il portale definitivo. E nel frattempo l'avatar e la scrivania sono diventati molto molto piccoli. Quindi così le prende con due dita e li butta dentro il portale definitivo e lo chiude. Va bene, anche qua cosa fa? Per evitare che un domani si riformi qualcosa. Vuole creare qualcosa di suo. Di là l'ha fatto. Sì, di là l'ha fatto, ha creato come se fosse una pianta, eh, potrebbe essere una pianta simile a un'orchidea, però fatta della rete neurale che lei sa utilizzare molto bene. E questa rete neurale poi espande queste vibrazioni ideali nel cluster e sta facendo la stessa cosa nell'avatar, al posto dell'avatar. Mm. Ok, ci sono ancora l'insettoide, la medusa, il grillo, gli uomini del tempo e gli EDL. No, C'è ancora il progetto replicazione rete neuronale? no, Le entità mentali GAP 7, difesa a riccio 4, pensiero ricorrente 3. no, I 5 cloni. no. Com'è possibile? Tutto sparito. Tutto sparito perché lei ha deciso di resettare tutto e fare esperienza nuova, nuove esperienze. Queste le ha viste, le ha consapevolizzate e ha deciso che non gli servono più. Quindi adesso lei vivrà in un'utopia, in un mondo perfetto. Assolutamente no. Come dicevo prima, siamo qua e quindi qui c'è la Matrix e quindi dobbiamo interagire con la Matrix.
e interagendo con la Matrix comunque per fare esperienza ci saranno degli ostacoli, tra virgolette, no? Quindi proprio delle cose con cui fare esperienza. Se fosse tutto scontato e tutto semplice non potremmo fare esperienza e imparare e diventare più consapevoli. Invece nella Matrix abbiamo la possibilità di fare esperienza e consapevolizzare le cose per evolverci sempre di più. Nuova frequenza di Alexandra. Vibrazione. 389, Consapevolezza. 161, PS. 63, Vite. 1356, Cervello. 9.3. Nuovo corso del suo interesse nell'ambito della radioestesia radionica. Allora, il tentativo di replicare e bloccare la sua capacità di attivare questa rete neurale ci sarà sempre. Quindi quello che io posso consigliare ad Alexandra di fare è proprio di creare una schermatura, come se visualizzasse un'ampolla di vetro che racchiude lei e la persona a cui fa il test, con cui utilizza la radionica e la radiostesia, prima di fare i test e la sua, diciamo, seduta. E ricordarsi, essere consapevole, cioè quasi visualizzare l'attivazione di questa rete. Questo fa sì che possa evitare di essere interferita lei e l'altra persona. E noterà anche che la stanchezza diminuirà molto. Mhm. Ok, messaggio che vuole lasciarsi. Ora è tempo che tu salga sulla giostra della vita e non solo mettere le tue figlie sulla giostra della vita. Ok, loro seguiranno il tuo esempio e saliranno da sole sulla giostra della vita. Adesso è il tuo tempo. Ok. Va bene. Un'altra cosa che vuole dire è ehm, ehm, descrivo l'immagine più che altro. Dice tuo marito è in grado di seguirti ma molto lentamente perché è molto timoroso, quindi deve fare un passo alla volta. Quello che tu puoi fare è non voltargli le spalle e accelerare, ma ogni tanto girati e guardalo. No, in eterico, questo è proprio per dire ci sono e sono qua con te, ecco. C'è qualcuno nel cinema che vuole lasciarle un messaggio? La figlia grande, tutta entusiasta che salta e dice: Mamma, sei sempre la più bella e la migliore. E la più migliore, dice. Va bene, personalmente vorrei creare una VIC e darla a tutti quelli che sono soggetti ad abduction. Sono manchevoli di informazione. La VIC è una pillola inventata da noi che contiene vibrazione V, informazione I, consapevolezza C. La più importante non c'è, ma in questo caso la più determinante è l'informazione. È diciamo una malattia che vi siete creati voi, l'abduction, l'avete voluta voi, ma vi mancano delle informazioni. Poi se con le informazioni le volete mantenere così come sono, le volete cambiare, allora lì forse c'è maggiore azione consapevole. Se si desidera
accelerare il proprio percorso di ricordo, di consapevolezza e quindi di ricordo delle cose, si accetta. Se non si decide di fare questo, si rifiuta. Quanti l'accettano in percentuale, in totale? Allora, sul 90% di addotti, il 60% lo accetta. C'è un altro 20 che tituba un attimo, ma è incuriosito, e un 20 che la rifiuta, non la vede neanche, come se proprio non la percepisce. Quello che parlava di addotti per primo qualche anno fa, Mhm, presente, no? È mhm. addotto? Allora, è È addotto, lui? ma si accorge, se ne accorge Ma è subito. lui o un altro? No, è lui. Aspetta un attimo, perché. Allora, è lui. Ma non è sempre lui. Stavo cercando di capire perché è come se cioè in eterico è come se vede una lotta, come se venisse tirato da una parte e dall'altra. Ok? Esiste anche il clone identico. Allora, c'è lui, come posso dirti, è come se è come se avesse un turbinio interno di, mi viene la parola, di sofferenza, perché è come allora, si è reso conto che si è fatto ingannare, ma Ma adesso non può più uscire dal meccanismo. considerando tutte queste forme che richiamano fortemente compassi e Mm, squadre, mm. è massone? Si è accorto di essere stato ingannato e non può uscire dal meccanismo, questo intendeva. Un- una valanga di informazioni oggi. Mm, 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 mm. Una E quindi valanga. a volte, siccome in qualche maniera cerca di manifestarsi fuori da quel meccanismo fino a dove può, spesso mostrano il clone, agisce il clone, ma lui dentro si è accorto, ma è troppo tardi, non può uscire dal meccanismo. Va bene, hai capito la battuta comunque. No, dimmi una valanga. Una valanga di informazioni Ah oggi. sì, no, non l'avevo. Adesso l'ho presa, sì. Mamma mia. Mhm. Va bene, come vedi Alexandra? Adesso la vedo con due enormi ali che vola sopra e quindi sta facendo un check della sua vita attuale, ok? E dall'alto è come se vedesse, come se si illuminassero i punti su cui deve lavorare e quindi adesso gli sono chiari i punti, no? Quindi quando vede un punto su cui lavorare scende e fa esperienza per, diciamo, sciogliere la criticità. Mm. Pulita? Adesso sì. Va bene.